Oggi siamo a Palma Campania con un cuoco contadino, Pietro Parisi. Ma chi è Pietro Parisi? Salve, sono Pietro Parisi, denominato il cuoco contadino. La mia missione è quella di di far sì che il cibo non sia solamente un elemento da mangiare, ma sprigioni ricordi e soprattutto emozioni a tavola, soprattutto quei ricordi belli di una volta, che appunto la tavola era il nostro social, uno dei maggiori social seguiti, perché a tavola che la sera le famiglie si riunivano e appunto si confrontavano e risolvevano anche i problemi, oppure c'era convivialità, cose che forse negli anni abbiamo perso, questa convivialità di face to face, faccia a faccia, perché purtroppo i social ci hanno portato in un mondo dove appunto non c'è più quell'umanità, quel senso di stare vicini come una volta. La famiglia, quanto è importante per lei e quanto lo è stata per il percorso che ha fatto? Io, come ho detto, la famiglia rappresenta l'epicentro di tutto, cioè sia di un'azienda, sia tutto quello che per me la famiglia sia la prima azienda che si debba saper gestire. Il mio percorso è stato fondamentale, anche perché nel mio percorso professionale, anche di successo negli anni, ci sono ricordi appunto legati alla mia famiglia, a quello che è stata la mia infanzia. Credo che senza questi ricordi forse non avrei riuscito a tirar fuori tutto quel successo avuto. Qual è il piatto della sua memoria? I piatti della memoria ne sono tantissimi, ovviamente quelli che ti ricordi sono sempre quelli legati molto alla famiglia, ai nonni, quelli che appunto ti portavano un po' a trasgredire, tipo il ragù, perché tu si azzuppava il pane dentro, le passate di pomodoro, perché ad agosto c'era questa convivialità di ritrovarsi in famiglia e fare appunto i pomodori, anche la pizza, perché di solito quando si faceva il pane dopo si faceva la pizza, quindi diciamo che non c'è un unico piatto, ma sono vari piatti, vari elementi, vari prodotti che ti portano poi a pensare alla felicità della famiglia, perché poi questi sono piatti che portano la pura e grande felicità che a volte non riesci a ritrovare in piatti che oggi magari anche modaioli, ma che non ti spingono ad emozionarti più di tanto. Oggi, come abbiamo già detto, siamo a Palma Campania. Quanto è importante questo territorio? Quanto è importante il territorio per lei? Io credo che tutti i territori dove si nasce, per ogni persona, sono importanti, perché è qui che tu nasci, lì i tuoi primi ricordi di infanzia, dove appunto ci sono i tuoi primi amici, i tuoi primi ricordi legati alla famiglia, quindi sono ricordi indelebili nella tua mente, cose che non potrai mai dimenticare e mai potrai rinnegare. Io credo che tutti i territori non sono i territori a fare gli uomini, ma sono gli uomini a fare i territori. Quindi credo che quando qualcuno a volte dice che un territorio non vale quanto un altro, credo che sono gli uomini che lo abitano non valgono quanto a quel territorio, perché bisogna saper tirar fuori quello che appunto il territorio riesce a donarci. E sicuramente la creatività in una persona fa tanto. Bisogna metterla e cercare di saper approdare, ma soprattutto saper diffondere quella cultura che abbiamo nei territori, anzi ancora più dentro, e diffonderli al mondo intero, perché forse anche il mondo intero ha sede di conoscere di come noi viviamo e le nostre tradizioni, le nostre consuetudini, perché ci sono delle cose che a volte non sono scritte in nessun libro, ma si conoscono solamente in parola da padre e figlio, e quelle vanno mantenute e trasmesse in padre e figlio. Il territorio può essere trasmesso anche tramite la cucina? Io credo che ognuno di noi, qualsiasi mestiere che fa, può trasmettere il territorio attraverso quella cosa che costruisce. Io lo faccio attraverso il cibo,
faccio conoscere i prodotti che sono ai volti, che sono intorno a me. Ovviamente non è detto che un camiciaio oppure una sarta non può diffondere un modo di taglia o un abbigliamento di come lo fa. Io ho conosciuto ragazzi e giovani in borghi sperduti verso in Basilicata, in Puglia, dove appunto fanno delle cose a mano e appunto promuovono il loro territorio in tutto il mondo. Siamo in un'epoca dove l'estetica nel piatto viene quasi messa al primo posto, tralasciando magari il gusto, i sentimenti, le emozioni. Lei cosa pensa al riguardo? Io dico sempre che l'occhio è vero con la sua parte, ma dobbiamo lasciare spazio a quello che sono le vere emozioni, perché un'estetica che non è emozionale non ha nulla a che vedere. Noi dobbiamo riscoprire quei valori che forse a volte abbiamo dimenticato, perché siamo diventati un po' troppo modaioli, cerchiamo di seguire un po' quello che sono il newyorkese, l'America, e non va bene, perché poi vediamo che i veri ricchi, quelli che oggi comandano il mondo, seguono la semplicità, sono i veri semplici. Io ho conosciuto e sono entrati in case importanti anche di sceicchi, di personaggi molto ma molto famosi, e l'elemento predominante in queste case era la semplicità. Hanno sete di semplicità, di ritornare appunto a quello che è la farm. Cioè, io sono stato in Giordania, e il principe con la principessa stanno costruendo una farm dove appunto fare tutto sul biologico, ma ritornare appunto alla coltivazione, alla terra. Molti grandi hanno proprio sede di ritornare alla terra, quello è il vero futuro. Si dice, soprattutto al sud, che i piatti dei nostri nonni siano delle vere e proprie esperienze antropologiche. È così? Io credo che i piatti, io credo che oggi la cucina italiana ha successo perché di base c'è qualcosa di importante. Abbiamo appunto una base di prodotti, soprattutto prodotti, ma anche di ricette che il mondo intero ci invidia. Noi non abbiamo nulla a che invidiare né alla Francia né alla Spagna. Noi abbiamo degli elementi, il pomodoro, l'olio, la pasta, cose che la dieta mediterranea abbiamo nelle nostre mani. Noi siamo la patria della dieta mediterranea, a volte neanche ce ne rendiamo conto, cerchiamo di imitare appunto gli americani, ma quando poi gli americani vengono qua per conoscere il nostro modo di alimentarci, appunto nel Cilento Angel Keys ha fatto questa cosa della dieta mediterranea che sta divulgando nel mondo intero questo modo di mangiare, e il modo di mangiare che è appunto improntato sulla dieta mediterranea è semplicità, la biodiversità, appunto si mangia dai legumi, che sono le proteine povere, carne povera, non come oggi tutti questi che mangiano bistecche dall'America piene di ormoni, grassi, ma sono carne povere, quindi quarti, pesce povero, olio extravergine d'oliva molto importante, e appunto il futuro è quello, ritornare alla semplicità. L'estetica diciamo che è importante, ma quello che tu devi fare è chiudere gli occhi davanti al piatto quando lo metti in bocca quel prodotto, emozionarti, e allora sì che là l'estetica scompare, ma rimane appunto il gusto e le memorie. Oggi c'è una particolare attenzione da parte di ciascun consumatore al marchio, ma vale di più il marchio o il volto di un contadino? Beh, io credo che oggi c'è tanta confusione, c'è tanta gente che è confusa e soprattutto leggono ma sono anche mal istruite su alcuni prodotti, perché basta che vedono un prodotto, una pasta dove dicono basso contenuto glutinico oppure pasta con alte proteine e comprano. Oggi bisogna riconoscere realmente l'identità di quel prodotto, dal grano alla pasta alla carne, bisogna appunto riconoscere che cos'è e da dove viene quel prodotto. E quindi io dico sempre un prodotto a un volto, perché l'unica cosa che ti dà fiducia e che ti dà certezza in questo mondo è appunto la faccia e il volto di una persona, è quella che non potrà mai tradire. Un marchio, se non va bene, dopo 10 anni, 5 anni cambia il marchio, ma le persone che danno il marchio sono sempre le stesse. Basta fare una buona campagna marketing e tu rigeneri la cosa.
ma quando una persona ti dà un prodotto e magari quel prodotto non va bene, diciamo che quel volto rimane ormai nella tua mente per sempre. Quindi io credo che i volti sono molto ma molto importanti, perché dobbiamo ritornare appunto a legare prodotti, e soprattutto quelle persone devono sentirsi patrimonio nel piatto in cui tu costruisci. Qual è il suo piatto preferito? Beh, come ti ripeto, non c'è un piatto che preferisco, c'è uno studio molto approfondito su cui cerco di approfondire e cerco sempre di legarlo al territorio. Appunto questo è pane e pizza, perché sono ancora due prodotti che bisogna ancora studiarci bene, perché in entrambi i casi, sia pane e pizza, facciamo ancora tanto uso di farine che non sempre sono convenzionali, sempre che vengono alcune dall'Unione Europea, altre da extra Unione Europea, ma che quasi sempre in Italia, al sud Italia, avevamo uno dei più grandi grani italiani, che era il senatore Cappelli, la risciola, cose che poi negli anni si sono perdute perché appunto le multinazionali hanno cominciato a dire che quel grano non faceva fare fatturati molto importanti per le loro aziende, perché era un grano molto delicato. E quindi per me lo studio, la sperimentazione, la ricerca anche nella cucina è importante per far sì che queste persone, che ogni giorno, quelle poche persone che sono rimaste a coltivare i campi, che credono ancora nel sud Italia e nei prodotti made in Italy veri, gli dia quello sprint di crederci e di rimanere ancora legati ai valori della terra. Qual è il piatto che invece mangia con meno voglia? Beh, guarda, allora tutti quei piatti che sono che non hanno senso, che hanno piatti dove appunto c'è un assemblamento di prodotti solamente per estetica, per esempio. Quindi per me un piatto deve avere un principio, ma deve avere una base solida, dove appunto c'è un perché. Quei piatti dove mettono insieme carne e pesce solamente perché è una cosa modaiola, per me non è un piatto appunto che possa sposare la mia filosofia soprattutto, ma che è un piatto che appunto ha un'identità, diciamo che ha quel momento di gloria, ma poi finisce perché appunto non c'è storia dietro. Ma tu prendi piatti come il ragù, la genovese, la pizza, piatti che hanno tradizione centenaria, dove appunto tu puoi riguardare l'estetica, puoi riguardare la tecnica di cottura, ma la base rimane quella, e quindi appunto le basi solide sono quelle. Questo è il discorso. Il piatto che più la rappresenta? Uno dei piatti che più mi rappresenta e che mi ha dato tantissimo successo è la parmigiana di melanzane fatta a vapore. Diciamo che là racchiude un po' tutto quello che è la filosofia, il territorio, i contadini, i vecchi metodi di conserva di una volta, perché è cotto in un vaso, anche se c'è una tecnica innovativa del sottovuoto, però diciamo che le basi sono quelle di mia nonna, e poi c'è l'innovazione della tecnologia. Questo è appunto che io cerco di portare avanti della mia filosofia, associare tradizioni e innovazioni anche con la tecnologia, perché diciamo che negli anni la tecnologia è servita tantissimo, perché esalta ancora di più quei prodotti che forse una volta non si riuscivano ad esaltare perché non c'era tecnica. Se noi prendiamo l'olio extravergine d'oliva negli anni 40, negli anni 50, i nostri nonni lo pigiavano ma quando era caldo, cosa che oggi purtroppo non si fa più, perché l'olio deve essere spremitura a freddo, perché là tutti i polifenomi rimangono dentro. Quindi diciamo che i nostri nonni in alcuni casi hanno fatto bene, ma in altri casi grazie alla tecnologia siamo riusciti a capire che comunque facevano male. Poi il sottovuoto come tecnologia ci aiuta tantissimo a rimanere intatti le proprietà organolettiche nei prodotti, a far sì che non si impoveriscano, perché con questa lenta cottura l'alimento viene accarezzato ma non viene appunto affrontato, oppure viene
subito preso a grandi temperature, dove appunto si perdeva tutte le sostanze nutritive della carne, ovviamente. Ritornando alla parmigiana di melanzane, perché i suoi nonni preparavano parmigiana? La parmigiana di melanzane si è sempre preparata, diciamo che è uno dei piatti più golosi, credo, del sud Italia, da Roma in Sicilia, dalla Sicilia a Milano, tutti lo conoscono, e si può mangiare freddo, caldo, è sempre buono. In fondo quello rappresenta una vera dispensa contadina, no? Se tu fai, ci sono le melanzane, c'è il pomodoro, la mozzarella, il basilico, per me rappresenta veramente la dispensa contadina e rappresenta, diciamo, un po' la lasagna dell'Emilia Romagna, ovviamente in chiave vegetariana, diciamo, perché già i nostri nonni pensavano al vegetariano. Io ho cercato di rimodernizzare la parmigiana di melanzane, perché se tu conosci bene la ricetta della parmigiana, la parmigiana è prima passata nell'uovo, nella farina, poi fritta. Noi grazie a questa tecnica della vasocottura abbiamo alleggerito questi passaggi, in cui le melanzane vanno messe dentro crude e poi fatta questa cottura a vapore, quindi abbiamo eliminato quello che era il grasso della frittura, ma esaltando ancora di più, grazie alla vasocottura, quegli elementi che erano principi della parmigiana, che è il pomodoro, il basilico e appunto la mozzarella. E appunto nella vasocottura cerchiamo di far sì che questi odori e sapori rimangano imprigionati dentro, e nel momento che tu aprirai il barattolo per mangiare sentirai indistintamente i 3 sapori di questi profumi, cosa che in una parmigiana classica non riusciresti a sentire.